Mi chiamo Alessandro Florio, sono nato a Taormina, classe 79, sono un pittore. Ho un passato da tatuatore che devo dire non rinnegherò né ora né mai, me lo porto proprio addosso la pelle. Dipingo e mi dedico a mia figlia. Devo dire che forse in tempi non sospetti la musica è stata la prima forma d'arte che io ho diciamo, sperimentato da autodidatta, metà anni 90. Ancora ai tempi si frequentavano più locali, c'era tanta gente che aveva le band, che suonava, si collaborava appunto anche con altri ragazzi per fare insomma delle session. Da lì ho iniziato a sperimentare appunto il mondo della musica da autodidatta. Ho sempre pensato nella vita che avrei fatto un lavoro diverso rispetto a quello che sostanzialmente offre il mio paese, che è bellissimo, Pavone è un posto magnifico, però quindi si lavora stagionale, la maggior parte dei ragazzi lavorano stagionali, lavorano nelle strutture ricettive, negli alberghi, ma io ho sempre pensato che avrei fatto una cosa diversa, non lo so perché, ma proprio l'ho dato per scontato, proprio non so cosa, ma all'inizio era la musica, quindi mi ero buttato proprio a far crescere insomma quel sogno là. Poi tornato dal Brasile, sono stato 2 mesi in Brasile, ho capito che fondamentalmente dovevo un po' più concretizzare questa mia voglia di emergere, no? Artisticamente parlando. E ho avuto l'occasione di fare il classico shop manager in un negozio di tatuaggi, ero anche lì autodidatta, proprio ero completamente a sciolti proprio. Non avevo basi stilistiche, artistiche, non ho studiato all'accademia e devo dire che forse questa cosa qui è una cosa che mi ha aiutato per fare tanti step e arrivare a fare determinate cose, perché non avendo dei paletti, non avendo gli studi, le basi, paradossalmente non avevo freni, non autofreni nello sperimentare, osare, sproporzionare le cose, quindi vale tutto, per me vale tutto. È ovvio che ho fatto la mia classica doverosa laurea da apprendista, anche se poi sono stato l'apprendista di me stesso, in quanto comunque ho avuto una breve esperienza in un negozio di tatuaggi, di vicinanze che non mi ha dato tanto a livello proprio, come si può dire, non mi ha proprio istruito in quelle che per me adesso sono le basi solide, no? Per iniziare a tatuare. Quindi me ne sono trovato diciamo un po' da solo, grazie anche agli amici miei, gente come Eugenio Serra, il tatuatore catanese, a cui io devo molto, mi ha dato tante dritte, però fondamentalmente ho fatto tutto da solo, ho sperimentato, la mia stizzo, io ho dei lavori di stizzo del 2007, 2008, se c'è una cosa, una continetta. Sì, io partivo, andavo alle convention, oppure andavo a trovare il datore degli studi, chiedevo come funziona, là, qua, là, non so perché, ma per fortuna ho sempre trovato gente che mi ha accolto, che non si nascondeva, anche perché una volta Stizzo mi ha detto, cioè io posso, ti dico tutto, anche perché poi comunque tra il dire e il fare ce ne vuole, no? Certo. Però Stizzo è uno di quelli che è stato tutto di riferimento per tanti anni, così come anche Pietro Sella, quando tatuavo, quando andavo da lui a lavorare, ho preso tantissimo. Quindi diciamo che è iniziato tutto dalla musica in tempi non sospetti, per poi buttarmi sul tatuaggio, sul disegno, sul tatuaggio, sulla pittura adesso, quindi sono sempre una pietra rotante, riuscirò tutto quello che incontro. Allora, ho sempre avuto il bisogno, la necessità di tirare fuori qualcosa. Io poi dico sempre, ho lasciato
la chitarra perché mi piaceva comporre i brani, quindi ho lasciato la chitarra e ho preso in mano la macchinetta, quindi in qualche modo io dovevo, adesso per esempio da un paio di anni ho lasciato la macchinetta e ho preso il pennello, quindi c'è sempre un filo logico, no? che fondamentalmente dà un senso a tutto quello che è il mio percorso, diciamo, tutto quello che sto facendo attualmente. Io ero sempre affascinato dal tradizionale, dal tatuaggio classico, lo vedevo solido, lo vedevo d'impatto, lo vedevo vero, ecco. Tanti pensano, ok, fai tradizionale perché non sai disegnare, no? È una cosa veramente stupidissima. Io attualmente pittoricamente sono in una fase transitoria dove sto sperimentando, sto cercando un attimo di mischiare delle realtà, dei mondi, sto semplificando e non è semplice. Cioè, paradossalmente è più complicato fare una cosa con 4 linee, 2 colori e renderla potente piuttosto che fare una cosa gigantesca, super dettagliata, comunque l'occhio riesce un po' a svariare fondamentalmente, puoi coprire parti vuote con dettagli e quant'altro, poi un po' camuffare, ecco. Essere semplice, cioè togliere è molto più difficile che aggiungere. E così anche nel tatuaggio, quindi fare una semplice rosa con un pugnale o piuttosto che ne so, un guerriero con un'ancora, ok, può sembrare banale, però se tu non lo sai fare bene rischi di essere goffo, comunque si capisce che sei improvvisato, deve essere fatto perfetto, no? Quindi il primo approccio io ce l'ho avuto col tradizionale. Devo dire che non me lo sono sentito mai mio personale, in realtà. Ho sempre voluto, così come nella musica, cioè la maggior parte delle band faceva cover, erano cover band, io cercavo sempre di fare pezzi miei, quindi cercavo sempre di trasmettere qualcosa, di far uscire qualcosa, di dire qualcosa. Anche nel tatuaggio a un certo punto ho sentito la necessità di esprimermi diversamente rispetto al tradizionale e io ho cercato un po' di mischiare i pensieri miei o comunque tutto ciò che mi piaceva cercavo di mischiare, di renderlo mio, insomma. Non è che ho creato un mio stile perché è ovvio, io ero il frutto di quello che osservavo, no? Dei libri che compravo, dei tatuatori che seguivo, quindi poi bisogna essere bravi a mischiare le cose, no? Picasso diceva un bravo pittore copia, un grande pittore ruba, quindi devi essere bravo a rubare, ma quello che tu poi prendi lo devi rendere tuo, personale, se no sei un replicante. È come quando dicono, questa cosa la può fare anche mio figlio. Sì, sì. Non è così, capisci? Non è così. Cioè Picasso stesso lo diceva, no? Ci ha messo, diceva, a 13 anni dipingevo come Raffaello, ci ho messo una vita per dipingere come un bambino, no? Quindi veramente semplificare, togliere, ridurre, è molto più difficile che aggiungere. Certo. Veramente è una cosa che io adesso in questo momento la sto vivendo proprio su di me, sulla mia cultura. Sì, allora il mio percorso è stato classicissimo proprio, cioè macchinetta a bobine, super classica, poi mi ricordo le prime macchinette le compravo da Mamone, non so se si può dire, sì. Tante macchinette comprate da Luca, da Stizzo anche, quindi insomma io poi cercavo di capire qual era il giusto metodo per fare una cosa. Una volta Lupo ha fatto un libro che si chiamava Alla ricerca del meglio, no? Quindi insomma per fare una determinata cosa ci vuole il metodo. Tu sì, è vero, puoi arrivare a fare un buon tatuaggio, no? Ok, ci puoi riuscire, ma devi capire come sei arrivato a fare quel tatuaggio. La macchinetta è fondamentale, o comunque l'attrezzatura, la strumentazione è fondamentale, è bastata, molto bastata, perché mentre adesso tutto dipende da me con il pennello, poi posso anche cambiare la tipologia del pennello, no? Io a volte proprio sperimento di lasciarli impregnati, secchi, indurire per magari poi graffiare, insomma sperimento in questo
E il tatuaggio era abbastanza complicato perché tu puoi usare la stessa macchinetta, lo stesso ago, gli stessi colori, tutto quello che vuoi, cambi pelle e completamente un altro tatuaggio e tu dici ma che cazzo c'è, ieri non era così. Quindi deve funzionare tutto quanto nello stesso momento in maniera perfetta e là devi essere preparato, devi conoscere lo strumento, come dici tu, devi conoscere l'attrezzatura. Io ero pratico sì, ma fino a un certo punto, avevo dei limiti, ero uno di quelli che era sempre alla ricerca della macchinetta perfetta. Credo che questa è una cosa che tutti i tatuatori hanno, proprio è una malattia, secondo me, non guarirà mai. Non guarirà mai. Però sì, all'inizio cercavo di capire come gestire, come farla funzionare, come gestire determinate cose, ma poi andavo a comprare un'altra, quindi non avevo proprio la conoscenza a fondo dello strumento, però capivo che per far sì che il metodo appunto abbia un senso devi conoscere insomma quello che hai, no? Capito? Però sì, insomma, l'attrezzatura fa tanto. Ho comprato tante macchinette. Tu pensi che ora le macchinette le ho date, le ho date ai ragazzi, io non pago più, quindi fino a quando avevo una macchinetta ancora a portata di mano poteva capitare che magari di dover tatuare, comunque era plausibile o comunque era possibile tatuare. Quindi dando via le macchinette mi arredo, io non ti posso tatuare, neanche gli strumenti. La gente non ci crede, però è vero. Ho dato tutto ai ragazzi, le sono divise, qualcosa forse ce l'ho, ma non funzionerà. Sì. Ma l'Oriente è tantissimo. Cioè, il viaggio in India che ho fatto un po' di anni fa mi è servito a capire determinate cose proprio mie personali, no? Che ovviamente poi si percuotono sul lavoro, sulla persona che sei, Laura Piani. Quindi l'India è stato un viaggio che mi ha. Il viaggio in India l'ho fatto insieme a Andrea Furci, Delia Vico, Lele, Marta Messina, insomma eravamo tutti tatuatori e siamo andati lì per una decina di giorni a fare gli indiani, no? sì, insomma abbiamo fatto belle esperienze. Per quanto riguarda i colori, come loro illustrano la religione, devo dire che mi è rimasto molto dentro. Magari non si vede, forse prima, nella pittura che facevo prima si vedeva di più, adesso magari si vede di meno, però io credo che comunque ogni percorso fatto in viaggio è sempre un qualcosa in più che tu hai dentro di te e che poi piano piano inconsapevolmente tu lo rilasci con un tatuaggio, con una canzone, con un dipinto. Anche il viaggio in Giappone mi è servito tanto. Il viaggio in Giappone mi è servito tantissimo. Io quando tatuavo facevo solo roba in bianco e nero. Io non si direbbe. Sì, mi piaceva molto usare proprio il nero, il grigio, quindi credo che appunto questa quotidianità nel lavorare sempre in nero abbia spinto la mia voglia di dipingere in maniera stracolorata. Quindi era poi tutto un periodo, no? Insomma, sai, uno si veste sempre di nero, tutto di nero, tutto nero, e vede tutto nero, no? E io invece poi quando magari tornavo a casa e dipingevo cercavo sempre il colore, fondamentalmente cercavo sempre il colore. E devo dire che il colore per me è tutto, tu puoi fare un dipinto, ma anche un tatuaggio, no? Senza fare una forma, senza esprimere un concetto, abbinando solo dei colori e fai la cosa, portare anche la cosa figlia, no? Quindi il colore è fondamentale proprio. No, non è così, uno deve essere sempre insoddisfatto nella vita, cioè deve essere soddisfatto, cioè è un po' un ragionamento strano, può sembrare un po'
un po' contorto, ma forse un po' lo è, però mai secondo me bisogna dire, almeno per me, come la vedo io, cioè, ok, sono questo, volevo fare questo, sarò questo per... no, cioè, non credo possa far parte della mia filosofia. Cioè, cerco sì di raggiungere certi obiettivi, pretendo da me stesso di dipingere determinate cose in un determinato modo, lo faccio, spesso e volentieri non sono soddisfatto, ma quando finisco il dipinto sono soddisfatto, altrimenti che cazzo mi fai fare fondamentalmente? Cioè, io non ci credo a quelli che giustamente dicono, sai, non sono mai soddisfatto, ho bisogno dell'ispirazione. Cioè, per me dipingere è come veramente tatuare. Mi alzo la mattina e vado a dipingere, vado in laboratorio, non aspetto l'illuminazione per tirar fuori un dipinto, è il mio mestiere, no? Insomma, cioè, anche là bisogna essere professionali, no? Quindi io mi metto davanti alla tela, sì, esprimo in un certo modo, però io sono molto pretenzioso, io devo, cazzo, devo dipingere, sono così. Sì, quindi al momento sono in una fase transitoria dove sto cercando di raggiungere degli obiettivi, ma è come se tu sei sempre in corsa, no? Quello che sto facendo adesso non avrei mai pensato di farlo fino a 7 mesi fa. Prima facevo un altro tipo di pittura, molto, mi ispiravo molto al periodo bizantino o arabo-normanno, abbiamo molti riferimenti dai mosaici che magari uno può trovare alla Cappella Paladina di Palermo piuttosto che al Duomo di Monreale. Era molto iconografica la pittura che facevo prima. Quindi anche il tuo posto ti ha ispirato tanto? Assolutamente, io adesso magari un po' meno, però devo dire che ci tengo al fatto che magari si capisca che sia una pittura fatta da un siciliano, ecco, sono molto territoriale in questo. Prima lo ero di più, mi interessava di più, adesso meno, penso che si vede, però mai essere soddisfatti di quello, cioè soddisfatti sì quando finisci un lavoro e hai il coraggio di dire ok, è finito e lo prendo. Però devi sempre cercare il metodo, ecco, per andare avanti, per sperimentare, per cambiare, per non essere piatto. Ma il giorno che tu pensi di essere arrivato, in realtà sei fermo da tanto tempo, vuol dire che è il momento di cambiare. Questo è quello che ho fatto io, cioè io ho switchato, ho cambiato nel periodo proprio più produttivo, dove stavo iniziando a raccogliere proprio i frutti, diciamo, dopo anni di pittura, anziché perseverare su quello e raccogliere quello che ho fatto, diciamo quello che ho segnato, ho voluto proprio cambiare volutamente, ho voluto creare uno shock. Infatti quando ho mostrato questo alla gente, sia la gente insomma, che è stata bambina, sia quando ho iniziato a pubblicare nei miei social, c'è stato un po' di titubanza, no? Questo che cazzo fa, magari la gente dice, ma è diventato, è impazzito, però è stata una cosa voluta. Creare lo shock è fondamentale. Io ho sempre dipinto, da quando ho iniziato a tatuare facevo il classico acquerello del tatuatore, faceva le tavole per scambiarle, per cercare di venderle, per provare il tatuaggio che sarebbe venuto fuori. Quindi io ho sempre dipinto. Poi ho fatto degli incontri con dei personaggi, tatuatori, pittori che mi hanno insomma cambiato, mi hanno aiutato a far capire determinate cose, no? Uno di questi è Keu, lui vive in Germania, per tanti anni ha vissuto a Roma, lavorava a Roma, quindi un grande tatuatore ma anche un grande pittore. Il primo approccio alla pittura, alla vera pittura, diciamo è stato un po' con lui. Perché? Perché cioè, prima dipingevo, ma sempre era una cosa che
conseguenza del tatuaggio, no? Quindi la pittura che facevo non era nient'altro che un tatuaggio, però anziché farlo sul pelle lo facevo sul capo, con tecniche diverse, ma lo facevo sul capo. Lì insomma una notte dopo un bel po' di alcol verso le 3-4 del mattino, credo che anche adesso dipingiamo. E io mi ricordo che ero fermo, ero bloccato, no? Perché cioè, lui ovviamente dipingeva come un pittore, insomma, cose diverse, insomma, cose completamente dissociate dal tatuaggio. Io avevo questo blocco, proprio questo blocco di iniziare, non sapevo cazzo fare. E lui mi ha detto una semplice parola, proprio molto semplice. Non pensare, fallo. Fare qualcosa, cioè una cosa molto semplice, elementare. Da lì ho iniziato a scarabocchiare, ho iniziato a capire che la pittura poteva essere anche altro, cioè la pittura non era l'acquerello, cioè sì anche l'acquerello, perché sono amici che fanno cose incredibili con l'acquerello, Stizio di quello per esempio, no? Anche Gio, però io cercavo un altro tipo di pittura. Avevo bisogno di fare altro, avevo bisogno di sperimentare, di staccarmi. I viaggi che ho fatto, le visite ai musei, alle mostre, mi hanno giovato proprio a capire quello che volevo fondamentalmente. Sto in fissa con i dipinti grandi perché la mia prima volta al Louvre tutti erano lì ad osservare la Gioconda sopravvalutata per me, e io invece sono rimasto proprio impalato davanti a una pala d'altare di Cimabue del 1200 di 4 metri per 3, ho detto minchia, io voglio fare questo, cioè voglio fare questo. Quindi da lì ho iniziato a innamorarmi delle grandi e alla ricerca proprio di fare sempre cose più grandi e devo dire che fare questo passaggio, guarda, è una semplice mossa. Io prima ero abituato a dipingere, no, così, che con l'acquarello devi stare su un piano altrimenti tutto scivola, no? Anche se poi puoi fare un pietro, un altro tipo di acquarello. Una volta mi hanno detto mettiti in piedi, devi iniziare a dipingere davanti al cavalletto e iniziare ad avere la prospettiva di chi osserva un dipinto in galleria o in una mostra. Quindi passare da così a così, che non è semplice farlo, quindi, però è la chiave per fare lo step, capito? Quindi iniziare a dipingere in piedi, iniziare a dipingere in verticale, tutta la prospettiva cambia, ti allontani, osservi, sono cose semplici che dici, cazzo ci vuole, cioè, ci potevi pensare prima, ma non è semplice, no? Certo. Non è semplice. Io penso che è fondamentale al giorno d'oggi, se no, cioè noi adesso quello che stiamo facendo ora è social media, quindi saremo stupidi a dire no, bene, guarda, cioè, stiamo facendo questo per far sì che poi va in un canale, no? In una piattaforma. Ma guarda, il discorso è veramente vasto, la risposta potrebbe essere cortissima o lunghissima. Io devo tanto ai social media, lavoro moltissimo con internet, col sito, con Instagram, con Facebook da anni per scelta, perché non mi piace più. Però il social media è fondamentale. Tu puoi dipingere a Taormina, però ti vede tipo a New York piuttosto che a Dubai, no? È il modo giusto per arrivare a certe situazioni, a certi contesti. È ovvio, come tutte le cose, dipende dall'uso che ne fai, no? A volte io mi rimprovero me stesso perché sto troppo su Instagram, ma ormai è un click, fa parte di me. Prima o poi mi stancherò e magari lo userò in maniera più ponderata. Però sì, i social sono fondamentali.
io mi confronto spesso con amici tatuatori, che ho tanti amici tatuatori, vengono da quel mondo. E a oggi tante persone hanno una sorta di repulsione verso il sistema, verso il tatuaggio, adesso è tutto facile, adesso puoi comprare tutto velocemente, sono tutti tatuatori, non hanno mai frequentato uno studio e poi magari lavorano a casa e magari lavorano anche bene. Io sono un po' contro diciamo, la filosofia del vecchio tatuatore piagnone, no? Cioè, noi siamo figli dei nostri tempi. Attualmente un ragazzo di 18 anni è figlio del proprio tempo, quindi che cazzo deve fare per tornare indietro, iniziare a fare gli stencil a mano, saldare gli arti, manco io sono andato gli arti, cioè ognuno è figlio del proprio tempo. Puoi stare tranquillo che se c'erano quei social a fine anni 90 eravamo tutti là. Cioè, se c'era la termocopiatrice o modo per fare gli stencil, che già faceva, Michelangelo faceva gli stencil, quindi non c'è da lamentarsi di questo, bisogna essere bravi a sfruttare quello che uno ha, le potenzialità, e poi là si deve dire più bravo, capisci? Se no ti nascondi dietro una cosa che fondamentalmente non è colpa di Instagram se ci sono troppi tatuatori. Non la puoi frenare una cosa, non puoi impedire a un ragazzo che vuole approcciarsi al tatuaggio, non lo puoi fare perché ai miei tempi la macchinetta era molto più underground, dovevi fare questo e quell'altro. Tu prima dicevi giustamente che sei un romantico del tatuaggio, è giusto, anche io, per carità, ma non possiamo rimanere a quello che eravamo 15 anni fa, se no non si va bene avanti. Anche il tatuaggio si sta evolvendo. Tutti si lamentano le penne, il primo sui tatuaggi magari non senti il rumore, ma non è colpa di nessuno, tutti la usano, no? Magari se viene bene perché non usarla? Perché si perde quella tradizione, è un po' un discorso da bigotto, ecco. Magari tanti mi oderanno questa cosa qua, perché ho tanti amici che giustamente dicono il tatuaggio perché una volta, io vi capisco, avete ragione, lo so. Tanti amici pensano che io ho mollato il tatuaggio perché appunto non ce la facevo più, insomma, e quant'altro. Mi ricordo che tutti dicevano, si spargeva la voce in giro, no? Sentivo Alessandro che ce l'ha fatta, ha mollato il tatuaggio, sta dipingendo. Io semplicemente ho mollato il tatuaggio perché mi sono innamorato di più della pittura, tutto qua. Cioè io non vedevo l'ora di finire di tatuare per tornare in laboratorio a finire un dipinto che avevo iniziato la sera prima. Quindi la voglia di dipingere era molto di più rispetto a quella di tatuare. Ma non c'è paragone, assolutissimamente. Magari ora dico una cosa che tante persone mi elimineranno da Instagram, però io paragonavo molto il tatuatore all'estetista, ok? È una cosa terribile questa cosa qua, quando sei pazzo, però è cura del corpo, no? È attenzione del corpo, è una prestazione alla persona, ok, fai cose pazzesche, ci sono tatuatori che fanno cose incredibili, ma c'è sempre una condizione che tu devi affrontare, c'è sempre un compromesso. Vuoi o non vuoi, c'è sempre un compromesso, sempre. Quindi tu stai facendo un lavoro artigianale, ma stai facendo veramente una prestazione di una persona, capisci? È quella. Cioè, io quando ho iniziato a tatuare mi hanno insegnato che dovevo fare tutto, non esiste che tu ti rifiutavi di fare questo e di fare quell'altro. I tatuatori insomma di prima classe non sono mai esistiti neanche per Putamore, neanche nel mio negozio. Cioè, io paradossalmente mi sentivo più soddisfatto mentre tatuavo, che ne so, il nome di una persona che non c'era più ad una persona, ad un ragazzo, ad una ragazza, piuttosto che un pezzo mio. Cioè lì capivo, cazzo, quanto è figo fare questo mestiere, cioè imprimere una cosa per sempre su una persona. Indipendentemente se tu fai la cappella Sistina su una schiena
o fai un'altra cosa, no? Quindi, ma la fortuna di fare una cosa eterna, quasi eterna, è una cosa rara, quindi io associavo appunto i tatuatori a questa cosa qua. È stato anche un motivo di scontro, non di scontro, di negozionamento d'amore, però in realtà la penso sempre così, cioè fino a quando tu hai qualcuno che ti aspetta davanti alla porta, quindi hai un impegno, non sei proprio un artista. Poi la parola artista è una cosa un po' diversa, no? Però non puoi sentirti artista se c'è uno che ti aspetta davanti alla porta, ti compromette un po' la tua idea primordiale, cambia posto, tu lo immaginavi qua invece lo puoi fare qua, e quando ci sono questi meccanismi non sei proprio libero. Per me un artista, la parola artista secondo me è equivale alla libertà, proprio devi essere libero, cioè, ti alzi la mattina, io vado a dipingere, faccio il dipinto, lo metto qua e lo vendo, quello che mi va di dipingere lo dipingo, e questa è una sensazione di libertà, proprio che non ha paragone, non ha paragone, non c'è. Col tatuaggio non me lo potevo permettere, ero libero sì di fare, per fortuna avevo un sacco di clienti che mi lasciavano libero di esprimermi, ma avevo sempre comunque dei compromessi che dovevo seguire, avevo sempre una persona davanti, no? Quindi è normale. Adesso proprio, adesso mi sento libero nell'esprimermi in maniera proprio più netta, più chiara. La pittura che facevo prima, negli 2 anni proprio ha fatto un'impennata pazzesca. Si pensa che io 2 anni fa ho fatto più di 100 dipinti in un anno. Più di 100 dipinti quasi di questa dimensione, un po' più piccoli, comunque sempre dimensioni un po' abbastanza. E quindi era una cosa figa, insomma, aprire l'agenda, vedere tante commissioni, ma cazzo mi stava finendo come il tatuaggio, cioè mi stava finendo a svegliarmi, vedere cosa fare e poi fondamentalmente ero incastrato dentro me stesso, dentro una cosa che ho creato io, ero in una bolla, perché facevo un tipo di pittura molto decorativo, impattante, figo, però diciamo un po' per tutti, ok? Dove anche chi non era proprio un intenditore, comunque chi non era un appassionato, diceva sai, cazzo mi piace, però sta andando al Salvatore, mi piace, sta bene, forse devo sul divano. Ecco, sta cosa qua mi ha ammazzato proprio, mi ha devastato. Per altri deve essere appunto una cosa figa, dire ok, c'ho una bella situazione, raccogliamo insomma i frutti, e io proprio ho voluto spaccare a metà, dividere proprio Alessandro Florio decoratore, Alessandro Florio pittore. Quindi questa qua sono due cose diverse, insomma, c'è pittura e pittura. Come c'è tatuaggio e tatuaggio, c'è pittura e pittura, no? Capito? Quindi al momento il mio obiettivo è dipingere cose, fare quadri, fare lavori che non sono neanche per le case, dove io finisco il dipinto e dico ok, questo non deve stare in una casa, magari deve stare in un'altra situazione, in un altro contesto sociale, diciamo. Allora io sto lavorando a un progetto nuovo pittorico, sto facendo una serie nuova di dipinti, mi sto preparando per Miami. Come l'anno scorso ho fatto un fuori mostra durante Art Basel, quest'anno ho l'opportunità di entrare durante una manifestazione di Art Miami tramite una galleria, quindi l'obiettivo mio da ora a non so quando è quello di riuscire ad avere più contatti possibili con gallerie o comunque con situazioni che mi permettono ad arrivare a certe situazioni sociali, insomma. L'obiettivo mio al momento e il progetto è quello appunto di fare una nuova pittura per dicembre, per Miami, e poi ho una personale in una
condanna che sarà luglio 2025, cose del genere, sempre formati grandi, 10-12 pezzi, quindi c'è un po' di materiale su cui È un po' di lavoro da fare. sì, assolutamente.